crazy. Il mondo delle roadster a BMW è particolarmente caro e la famiglia 90 si è distinta negli anni per essere stata poi apprezzata anche moltissimo dagli utenti che volevano moto con il motore boxer, un'estetica classica ma anche prestazioni. Con l'anno nuovo arriva una nuova definizione R12 che racchiude tutta la gamma, nello specifico rimane 90, che è la versione che abbiamo provato oggi, e R12 più classica, un po' più custom se vogliamo. Conosciamo insieme la R12 90. Sono passati più di 10 anni da quando BMW ha deciso di dar vita al filone delle classic roadster come la 19. Per esattezza era il 2013, momento in cui questo genere di moto otteneva consensi tra i puristi delle preparazioni e gli appassionati delle modifiche spesso realizzate a tarda sera nei propri box. Oggi la 19 continua ad essere un bel punto di riferimento, se non una delle migliori interpreti, forte di quel boxer raffreddato ad aria e olio che ancora oggi funziona un gran bene. Cambia il nome, arriva il numero 12 riferito alla cilindrata e al suo fianco la più semplice R12 punto e basta, meno potente con 95 cavalli contro i 109 della 19, 115 Nm di coppia e con le ruote con diametro differenziato, 19 pollici davanti e 16 dietro, mentre la 19 conserva sempre la misura standard, 17 pollici. Passano gli anni, ma questo motore continua ad essere incredibile. Non è soltanto una questione di prestazioni, 109 cavalli sono un ottimo dato per il boxer raffreddato ancora ad aria ed olio da 1170 cm3, ma quello che continua a stupire è il comportamento, la rotondità dell'erogazione, la prontezza ai bassi. Qualcosa che pensando a come di anno in anno si evolgano anche altri motori, anche di cilindrate maggiori, non ultimo anche il motore R1300 della GS che rappresenta la nuova icona del mondo dei bicilindrici, lui riesce ancora a conquistare, e in BMW lo sanno bene e lo trattano con i guanti bianchi, al punto che usare la 90 sia in un tragitto urbano, che è quello che ci ha portato poi a percorrere una serie di chilometri, abbiamo fatto circa un centinaio di chilometri, anche in un contesto dove si guida per davvero, dimostra che è ancora un progetto attualissimo. Vibra un po', rimane fedele un po' ai difetti che aveva anche in passato, si sente soprattutto sul manubrio, il cambio non è proprio precisissimo negli innesti, ritrovo insomma alcuni dei piccoli difetti che accompagnano questo motore, ma soprattutto ritrovo la piacevolezza di usarlo in ogni condizione di guida. Un bel tiro ai bassi, sicuramente delle tre mappature Rain, Road e Dynamic. La Dynamic è quella che quando si inizia un po' a spingere offre anche una risposta più pronta sotto, cosa che invece nella mappatura Road è stata un po' mitigata per renderla anche un po' più facile da usare tutti i giorni nel traffico, ma decisamente appagante quando si inizia a girare alto, cioè il motore risponde prontamente, le marce si innestano con un'ottima rapidità e questo fa sì che l'aspetto estetico di una moto che dovrebbe essere una classic naked, una classica retro bike, una roadster, insomma, che lasci intendere insomma che sia una moto paciosa da passeggio, in realtà rivela di avere un'anima decisamente sportiva, supportata appunto poi da anche un comparto sospensione e una ciclistica decisamente di buon livello. Già, il suo aspetto tradisce una personalità decisamente sportiva, misurabile non solo nel nuovo telaio in acciaio e in una totale rivisitazione dell'airbox, totalmente integrato sotto sella, e di conseguenza anche una diversa posizione di guida, più raccolta e avanzata, che porta maggior carico sulla ruota anteriore. Cui si aggiungono caratteristiche di base che lasciano poco spazio ad eventuali dubbi sulla sua anima sportiva. Tubi freni in treccia, pinze monoblocco radiali con dischi flottanti da 310 mm e Dynamic Traction Control e non ultimo 3 Riding Mode.
Tra le nuove caratteristiche, nuovo telaio, ancora più dedicato al piacere di guida, nuovo serbatoio ridotto di 30 mm, cose che ho già indicato nel racconto della scheda tecnica, ma che servono a far capire che un prodotto così non rimane fedele semplicemente all'origine, ma si evolve di anno in anno. Dinamicamente la R1219, quella della nostra prova, che si distingue anche rispetto alla sorella R12 per la scelta tradizionale delle ruote con cerchi da 17 pollici contro il 19 e 16 della R12 più custom con gomma posteriore con spalla più alta. Come si guida? Intanto molto bene, perché davanti a due pali, una forcella regolabile efficientissima, decisamente adeguata al desiderio di avere una moto naked sportiva ma vestita classica, come se fosse in doppio petto. Un impianto frenante che conferma anche in questo caso l'attitudine sportiva, pronta la risposta, mai troppo aggressiva, però robusta, sostanziosa, dischi da 300 mm, pinze monoblocco Brembo radiali, comandi al manubrio regolabili e leva del freno morbida e non troppo spugnosa, e stessa cosa sul freno posteriore che trovo decisamente azzeccato a livello di risposta. Quando ci si siede in sella, sulla R1290 non bisogna essere altissimi, ricordo sono 1,78 m, io tocco benissimo a terra con entrambe le piante dei piedi, le gambe hanno lo spazio giusto, ma basta essere un pochino più alti per trovarsi ad avere le ginocchia a contatto con le parti più esterne del serbatoio, e quindi, e soprattutto se si è alti di busto, di essere letteralmente investiti dal carico dell'aria quando si gira magari appunto in autostrada. Detto questo, se la si usa in un contesto da 90, 110, 120 all'ora, ma anche un po' meno quando si tratta di guidare, la risposta della ciclistica e delle sospensioni la sposta in un contesto dove comunque si difende molto bene anche rispetto alle naked moderne. Mi piace molto il monoammortizzatore perché è confortevole, setup assolutamente originale, non l'ho toccato minimamente, pur essendo sempre in costante movimento, cioè che si adatta all'asfalto, alle condizioni che trova, offre anche una buona dose di comfort. Forcella promossa indubbiamente. Se volete sapere qualcos'altro su questa R1219 scrivete qua sotto. Vi ricordo un ultimo dato, che è quello importante del prezzo: si parte da 18.950 euro. Domande, dubbi, curiosità sono benvenute qua sotto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!